E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo un articolo che ho acquistato circa un anno e mezzo fa. Prima però di iniziare questo video anticipo già a chi ha voglia di commentare con hai speso soldi inutili, sono soldi buttati eccetera eccetera, quindi a cagarmi il cazzo come nei video precedenti, a non farlo, perché questo è un video solo dove descrivo la mia esperienza, non obbligo nessuno a comprare questo prodotto, ma vi spiegherò soltanto come mi sono trovato io, i punti di forza e un po' di descrizioni varie. Mi sono scritto un bel po' di cose. Come vi dicevo, il robot aspirapolvere in questione l'ho acquistato circa un anno e mezzo fa. Precedentemente ho avuto un altro robot per circa 2 anni, quindi un po' di esperienza in questo ambito ce l'ho, e se avete qualsiasi problema o domanda potete scrivere nei commenti, risponderò il prima possibile. Spero che questo video vi sia d'aiuto per risolvere qualche problema o domanda che avete in mente prima dell'acquisto di questo articolo. Ovviamente il video, guardando la scaletta, sarà abbastanza lungo, ma come in tutti i video che faccio sarà suddiviso in ambiti, quindi potete skippare da una parte all'altra nell'ambito che vi interessa di più. In descrizione troverete anche i link dei vari robot che citerò, oltre a questo qua per acquistarlo direttamente su Amazon. Se acquisterete al link che vi lascio in descrizione, ovviamente prenderò una commissione da Amazon che mi supporterà col mio lavoro, dando anche un valore economico a tutto ciò che faccio. Quindi vi ringrazio tantissimo, ora sigla e poi andiamo a vedere più da vicino questo articolo. La fascia in cui si colloca questo robot aspirapolvere secondo me è su una fascia medio-alta. Il costo di lancio era di 1000 euro, mentre ora si trova anche a 600-700 euro. Il modello è un Dreamy L10S Pro Ultra Heat. Allora, il robot è ovviamente questo qua sotto, e questa è tutta una stazione di ricarica. Perché è così grande? La stazione di ricarica è così grande perché all'interno c'ha l'autosvuotamento, quindi un sacchetto per raccogliere polvere e sporcizia, ed è di circa 4 litri. Ha il sapone, poi c'ha una tanica da 4 litri per quanto riguarda l'acqua pulita e una tanica da 3 litri e mezzo per quanto riguarda l'acqua sporca. E vi starete chiedendo come mai tutte queste cose? Perché? Perché questo robot ha la capacità anche di pulire con dei mocetti montati sul retro anche il pavimento. Qua c'è il sapone e a differenza dei precedenti modelli non c'è bisogno del sapone di Dreamy che aveva una confezione apposta e si incastrava, ma si può riempire con qualsiasi sapone per i robottini elettrici. Questo perché non ha tensioattivi, quindi non fa tanta schiuma, quindi non ha agenti schiumogeni all'interno. Gli agenti schiumogeni chiudono i forellini molto sottili di questi attrezzi. Qua abbiamo il sacchetto della polvere che è bello pieno, e qua abbiamo le due taniche. Le taniche che sono bianca ovviamente acqua pulita, nera ovviamente acqua sporca. Rettifico, scusate, 4 litri e mezzo per la tanica acqua pulita e 4 litri per la tanica sporca. Se volete c'è anche la possibilità di collegare questo robottino direttamente alla rete idrica. Cosa significa? Che la pulizia dei moci o comunque il caricamento dell'acqua avverrà in automatico, e anche lo scaricamento, lo svuotamento della parte sporca verrà scaricata direttamente nello scarico, ma il kit è da acquistare a parte. Ora parliamo di quanti sensori ha questo robot, che è una cosa veramente impressionante. Partiamo a vederlo più da vicino. Come vedete è proprio bello sporco, perché vi volevo anche fare vedere come si fa manutenzione su questo robot, magari una volta ogni 2-3 mesi. Abbiamo dei sensori di prossimità, un sensore sul naso che in base a dove si sbatte capisce la direzione in cui andare. Poi sotto qua 1, 2 ci sono anche dei sensori anticaduta, quindi se trova degli scalini si ferma.
Abbiamo la classica torretta Lear, che è la classica torretta che fa girare un motorino con un sensore laser e crea una mappatura anche 3D dell'abitazione. Ed integrato al robottino abbiamo l'intelligenza artificiale che sfrutta tutti questi sensori più una telecamera che si dovrebbe vedere qua dentro a malapena, e fa sì che ci sia un riconoscimento molto accurato degli oggetti. Ora parliamo delle dimensioni, compresa questa parte qua. Sono 34 cm di larghezza, 44 di profondità e ben 59 cm di altezza da terra a qua. Il robot invece ha un diametro di 35 cm ed un'altezza di 10. Ora parliamo dell'assistenza. Io l'ho acquistato su Amazon, quindi per 2 anni io riesco ad avere un'assistenza di Amazon. In caso Amazon riesce a fare una copertura assicurativa di estensione di garanzia per 3 anni, che io ho fatto, ma eventualmente c'è anche il sito della Dreamy, lavora molto bene, è un produttore asiatico ma fa tanti prodotti di qualità ed ha un'assistenza non male, dicono. Io per fortuna non ho avuto niente a che fare con loro, quindi mi baso sulle voci. Allora, la potenza di questo robottino al massimo è di 7000 pascal per quanto riguarda l'aspirazione. Vi leggo un po' di statistiche: ci mette circa 3-4 ore la ricarica completa. La batteria interna è di 5200 mAh. Garantisce circa 1 ora e mezza di aspirazione continua alta, autonomia ovviamente variabile in base alla modalità impostata e alla potenza di aspirazione richiesta. Oppure riesce a fare 2 ore continui di lavaggio per terra con i moci, oppure può fare circa 1 ora, 1 ora e 20 in base alle modalità impostate per quanto riguarda l'aspirazione e anche la pulizia con i moci in contemporanea. Casa di circa 100 metri quadri, diciamo che ci mette 2 ore per pulirla bene. Ora parliamo dei consumi elettrici della base. Io ho trovato solo questi dati ed è in modalità autosvuotamento, che dura circa 8-10 secondi, consuma 1000 watt, mentre in modalità lavaggio dei moci arriva a 1150 watt per circa 30-40 secondi, mentre per l'asciugatura e l'essiccazione dei mocetti arriviamo a 89 watt. L'aria che si genera è calda, quindi evita la formazione di muffe o cattivi odori. Ma vediamo come funziona il robot. Il robot aspirapolvere funziona appunto come qualsiasi altro robot, cioè aspira a casa. Dopodiché torna alla stazione di ricarica per svuotare il piccolo serbatoio che ha nella vaschetta o sacchetto di autosvuotamento. Dopodiché all'interno questo robottino ha un piccolo serbatoio di acqua con 80 millilitri che mantiene bagnato il mocio dietro. In automatico la stazione di ricarica pulisce i moci, li inumidisce, carica il serbatoio con l'acqua ma anche con una piccola quantità di sapone preimpostata dalla fabbrica. Dopodiché il robot va in giro per casa, dopo aver pulito una determinata quantità di superficie impostabile dall'applicazione che dopo vedremo, torna alla base, pulisce i moci, ma questo robot li pulisce con acqua calda che genera direttamente la base di ricarica. A differenza del modello L10S Pro senza HIT, la differenza è proprio qua. Questo pulisce i moci con acqua calda a circa 50 gradi, quindi la pulizia dei moci è più profonda, i batteri vengono eliminati e se ci sono delle macchie eventuali di olio vengono sgrassate in maniera ottimale. Ora prendiamo il robottino e vediamo come si comporta. Quello è il piatto e vi farò vedere come si pulisce perché fa parte della manutenzione ordinaria che volevo farvi vedere. Sotto abbiamo il nostro bel robot
che si presenta così. Poi abbiamo i sensori anticaduta. Qua abbiamo una spazzola che è in silicone, quindi non abbiamo più i problemi dei capelli che si incastrano e rovinano la spazzola. Anche qua abbiamo un'altra spazzola laterale, sempre in silicone. E poi abbiamo i due moccetti che, come vedete, sono belli tosti, con strap, ma si possono anche togliere perché sono magnetici. E ovviamente il robottino sente che li avete rimossi e vi disabilita la possibilità di fare il lavaggio direttamente dall'applicazione. Questo, come potete vedere, c'ha una guida, mentre questo gira solo. Questo si estende verso l'esterno per poter fare questo movimento, quindi andare quasi sul bordo della stanza. Questo è l'ugellino che vi dicevo prima per bagnare il mocio, e di qua ce l'abbiamo da questa parte. Come potete vedere, dopo 1 anno e mezzo di utilizzo l'ugellino non è tappato, non è neanche troppo sporco, perché utilizzo un sapone adeguato al robottino e non con schiumogeni. Adesso che rimetto il moccetto mi parlerà e mi dirà che sono stati reinstallati. Il robottino poi ha una parte superiore e questa è la parte del serbatoio che si svuota in automatico appena arriva alla stazione di ricarica per andare dentro al sacchetto, e per toglierlo bisogna schiacciare qua e tirare fuori. Anche questo va fatta manutenzione perché, come vedete, anche se si svuota all'interno rimane sempre un po' di sporco. State tranquilli, tutto questo sporco poi vi farò vedere come si toglierà. Considerate che questa stazione di ricarica la pulisco ogni 2 mesi, quindi questo è lo sporco di 2 mesi. Ora vi faccio vedere una cosa molto bella, perché in automatico, senza doverlo appoggiare, riesco a far andare alla stazione di ricarica in automatico questo robottino. Qua c'è il simbolo della casa, spegnimento e riconoscimento per l'applicazione. Io lo voglio fare andare a casa, quindi vedete il laser, non è neanche troppo rumoroso in questa modalità, che è la modalità classica di aspirazione. Sicuramente un aspirapolvere fa più rumore. Adesso prende le misure per quanto riguarda la stazione e ovviamente si parcheggia in retromarcia, perché oltre a fare l'autosvuotamento fa la pulizia dei moccetti. La ricarica. Consigliano 20 cm di lato per quanto riguarda il parcheggio ottimale del robot. Io comunque l'ho messo qua e, come avete visto, non ha nessun problema per mettersi sulla base in automatico. Mi stavo per dimenticare che i moccetti, oltre a ruotare su se stessi e il mocio esterno a toccare quasi il muro per pulire meglio, il robottino li comprime per terra per maggiore pulizia. Ora apriamo l'applicazione. Dreamy Home si apre su questa schermata, mi dice andare sul dispositivo, ovviamente il livello di carica, posso far partire il robottino in automatico, il modello, l'assistenza, i messaggi che mi invia il robottino per quanto riguarda la manutenzione, eccetera. Ora andiamo all'interno del robottino ed ovviamente mi fa vedere la casa abitazione, che si può dividere con una mappatura molto precisa rispetto al robottino che avevo in precedenza. Abbiamo la possibilità di fare una pulizia personalizzata o clean genius, con la possibilità di fare una routine, ecco, direttamente con il robottino, che gestisce tutto in autonomia: potenza di aspirazione, bagnatura dei moci, quantità di acqua e tutte queste cose. Io però utilizzo sempre la personalizzata, che ha molte caratteristiche di cui parlare. Abbiamo la possibilità di pulire una determinata zona spostandola. Posso fargli fare 2 pulizie o 3 pulizie. Posso aggiungere anche un'altra zona. Posso far pulire l'intera abitazione. Anche qua deciderà in base
all'ordine che gli ho impostato, l'ordine di pulizia. Ho impostato così perché quando finisce l'ultima stanza è già vicino alla base di ricarica. Oppure posso selezionare la singola stanza. Nelle zone, cosa che non vi ho detto, posso selezionare anche solo i tappeti se il robot li ha trovati in autonomia, oppure li posso andare a inserire manualmente. Qua posso anche togliere la zona, la seleziono e la elimino. In tutte queste modalità posso andare sulle impostazioni di pulizia. Andando sulle impostazioni di pulizia abbiamo queste modalità. Abbiamo solo l'aspirazione e possiamo cambiare le varie modalità in silenzioso, standard, turbo o al massimo. Tra massimo e turbo non ho sentito grandissima differenza, se non una leggera potenza in più, ma solo dovuta al rumore. Io utilizzo tanto o turbo o standard, la maggior parte delle volte basta standard. Poi abbiamo la possibilità di fare solo mocio e anche in questo caso abbiamo il livello di umidità impostabile nei moccetti da 32 bagnato a 1 leggermente asciutto, con la possibilità di impostare mocio, livello di umidità dei moccetti, anche la frequenza nella quale il nostro robottino fa il lavaggio. Io l'ho impostato a 10 metri quadri. Si può impostare oltre che per la metratura quadra anche per tempo o per la singola stanza. Dopo aver visto tutte quante queste impostazioni, guardiamo su base. Aprendo questo menu ci dice in che stato è l'acqua usata. Serbatoio dell'acqua pulita c'è, sacchetto aspirapolvere detersivo c'è, altrimenti mi invierebbe una notifica e questa icona verde sarebbe rossa. Qua sotto invece abbiamo la possibilità di forzare un autosvuotamento, l'asciugatura dei moccetti o il lavaggio dei moccetti. Facendo play, in base alla modalità, faccio play e parte in automatico. Altre impostazioni da vedere abbiamo aspirazione e pulizia. Cosa significa? Significa che mentre aspira, quindi passa il robottino per aspirare, dietro i moci funzionano in contemporanea. Questo è ottimo per chi vuole fare una casa velocemente, ma come vi anticipavo, l'autonomia in questa modalità è di circa un'ora, un'ora e 20, ovviamente in base anche all'aspirazione richiesta. Altra cosa che possiamo vedere è questa. Caricamento dei dati, devo inserire il codice. La telecamera è accesa. Mi dice che la telecamera è accesa e mi fa vedere quello che in diretta o quasi, perché come potete vedere ha circa un secondo di ritardo. Posso parlare. Chiamata abilitata. Qua abbiamo la possibilità anche di comandarlo. Il comando è veramente veloce. Adesso qua lo faccio tornare alla base di ricarica, così. Ritorno alla stazione di ricarica per E questo è quello che vede lui. Per uscire da questa modalità, freccetta indietro e il torniamo. monitoraggio della fotocamera è terminato. Ovviamente ogni cosa che fa ve la dice con l'audio, che è impostabile anche da voce e volume. Ottimo, adesso ci spostiamo subito sul campo. Qua io ad esempio ho un bel tappettone, è molto facile alzarlo, difatti io ho comprato queste cose qua che sono una gomma che le tiene un attimino più per terra e lo tiro in maniera tale che quando passa, se va sugli angoli, non me li alza. Adesso metto un po' di sporcizia varia sopra il tappeto e anche sulle piastrelle e vediamo come si comporta. Allora, sono andato nel sacchetto dell'aspirapolvere, ho preso un bel po' di polvere con capelli, ho preso un po' di pane grattugiato e l'ho messo sparso un po' sul tappeto. Stessa cosa di pane grattugiato sulle piastrelle e altri capelli e polvere varia là. Oltre al fatto che qua c'è un po' di sporcizia di quando ho caricato la legna. Ora impostiamo dall'applicazione la pulizia di quest'area, così vediamo come si comporta in aspirazione. Cosa gli facciamo pulire? Gli facciamo fare aspirazione standard con percorso standard. Il percorso standard, non vi ho detto, fa il contorno e poi passa all'interno, mentre un percorso veloce fa solo l'interno ma non il contorno.
Se si dovesse fare 2 volte il percorso sarà incrociato, quindi una volta passa in verticale, un'altra volta passa in orizzontale. Se si dovesse fare 3 volte il percorso sarà deciso dal robot, uno verticale, uno orizzontale e l'altro verticale. In base a cosa decide il primo percorso, quindi quello più importante, in base anche alle piastrelle come sono state posate. Vi spiego meglio. Vi faccio un esempio in questo con listoni di circa 25 cm, 20-25 cm di larghezza e posate per lungo. Il robottino passa per dritto e non per disbiego. Andando a favore di fughe, il robottino riesce a pulire molto meglio. A maggior ragione se, come in camera da letto, ho montato il flottante e come potete vedere in controluce si vedono tipo le fughe, che non sono proprio fughe ma sono gli incastri. È meglio che vada per così piuttosto che così e lasciare più acqua, e potrebbe anche rovinare il materiale che è fatto di cartone pressato. Inutile dirvi che le fughe vengono al 90% già rilevate dal robottino. Via! Sente che è sopra il tappeto e in automatico, tramite impostazioni dell'applicazione, io ho fatto sì che il robottino aumentasse al massimo la potenza solo sopra i tappeti. Adesso farà il bordo. Adesso, come vedete, sta facendo tutto il bordo dell'area, dando precedenza al tappeto. Questo perché ho impostato pulizia del tappeto come priorità. Le briciole sono state prese tutte, adesso ripassa e ha preso tutte le briciole senza spararle in giro, perché la spazzola laterale ha una velocità veramente adeguata, non c'è più neanche la polvere e ha finito di fare il tappeto, come vedete, perfetto. Ora incomincerà a fare il bordo delle piastrelle facendo quest'area qua. Le briciole, passando su per a caso, le ha già tirate su, a parte queste qua, e vediamo col bordo come si comporta. Sentite già che la potenza è diminuita drasticamente. Eccole qua, briciole prese, non le ha neanche sparate. Qua vede ovviamente un ostacolo che ero io. Niente, ha girato l'ostacolo perché mi ha visto che ero là, quindi dovrò spostare la polvere. Niente ragazzi, devo spostare la polvere magari qua. Ed eccolo qua che si è mangiato anche quello sporco. Ovviamente sta facendo tutta questa tiritera perché io ero in mezzo ai coglioni, e quindi notando un ostacolo particolare sta cercando di capire cosa c'era là. Mentre pulisce possiamo anche vedere cosa sta facendo il robottino e ci segnala che qua c'era un ostacolo. Qua in automatico vede qualcuno, qualcosa, che siamo noi. Adesso, visto che ha pulito già per bene, lo facciamo andare alla base. Possiamo fare una pausa, e come vedete è istantanea, oppure possiamo fare un ritorno alla base. Adesso torna alla base e sentiamo il rumore che fa alla base di ricarica. Ovviamente non sarà silenziosissimo, ma vi posso garantire che rispetto al precedente che ho avuto fa meno rumore. Mamma mia, vederlo così sporco mi vergogno anche, però è giusto che facciamo la manutenzione assieme. La ricarica. Avviare l'autovuoto. Ok, e adesso è a posto così. Ci arrivano anche le notifiche per quanto riguarda l'inizio e la fine della pulizia del robottino. Adesso guardiamo come si comporta nella pulizia con i moci. Allora facciamo un test estremo. Ho messo
una fascia di pomodoro e anche nella fuga, una goccina di olio, proprio poca poca, così da non farmi uccidere dalla mia ragazza, e acqua, ok? Adesso vediamo come si comporta con questi tre elementi con il mocio e facciamo quest'area qua. Col mocio, allora andiamo sempre qua, facciamo zona, ci spostiamo, andiamo sul muro, accorciamo la zona. Ok, abbiamo circa 1 metro per 90. Con il mocio abbiamo 4 percorsi, a differenza dei 2 percorsi con l'aspirazione. Veloce, standard, intensivo, profondo, vuol dire che la distanza tra una passata e l'altra è molto più ristretto. Pulizia. Vediamo cosa fa. Lavaggio zone. Inizia a pulire i panni di lavaggio. Ok, vediamo come si comporta. Sentite che il rumore è veramente minimo perché ovviamente non aspira, fa solo mocio. Vedete già l'estensione del muccetto? Eccolo là. Perché poi fa retromarcia e sull'angolo lo rimette fuori. Sta già passando sullo sporco perché ovviamente io ero in mezzo ai marmi. Ha già fatto l'olio, vedete che è bagnato umido, è passato sul pomodoro. Vediamo come si comporta adesso. C'è ancora dello sporco di pomodoro. Le macchie erano là. Vediamo il controluce. Sta cercando di fare il possibile. Si alza il moccetto Lavaggio completato. perché, come dice, ha completato il lavaggio. Adesso si posiziona sulla stazione in retromarcia, ovviamente come sempre, va in stazione di ricarica, l'acqua viene scaldata, immessa nella vaschetta mentre girano i moci e poi viene aspirata e messa nell'acqua sporca. Vediamo in controluce dove era sporco e anche sulla fuga non c'è più il pomodoro. Adesso lasciamo asciugare e vediamo in controluce se c'è la macchia di olio, un alone di olio, che è fondamentale. Allora qua c'era la macchia e come vedete non lascia aloni, non ci sono aloni di olio, quindi l'olio l'ha tolto. Era veramente poco, ma ovviamente ha comunque sia tolto l'olio. Ora vediamo un lavaggio e un'aspirazione nel bagno. Altra cosa che consiglio per il bagno è di togliere lo scopettino, perché se non è sospeso ma è appoggiato a terra c'è il rischio che ci vada addosso magari in una maniera un po' forte e ve lo rovesci. Mi è successo una volta o 2 volte in circa 1 anno e mezzo, però ecco, per evitare io lo prendo e lo metto o sopra il WC bidet o dentro il piatto doccia. Ricordo, per chi non avesse visto il video di competenza, queste piastrelle sono nuove e hanno questo effetto sporco perché ovviamente Leroy Merlin me le ha propinate con questo difetto dicendomi che è un effetto sporco ed è tutto normale. Vi lascio il video qua sopra se volete vederlo. Ora non perdiamoci in chiacchiere e guardiamo come pulisce il bagno. Adesso il robottino sta asciugando i pannetti con aria calda e lo possiamo vedere anche dall'applicazione e facciamo partire subito la pulizia, ovviamente una volta. Allora, come potete vedere, qua è andato lungo le piastrelle, adesso scaricherà la polvere, i capelli che ha tirato su e poi passerà i moccetti. Mi dice che sta per iniziare il lavaggio della stanza selezionata e qua ci dice: guarda, sto pulendo i moci alla base di ricarica. Guardate i moccetti, li abbassa e incomincia a girare.
come abbiamo visto ha anche litigato con un tappeto, però di base sta passando praticamente ogni centimetro della superficie dove riesce a passare con i suoi 35 centimetri di larghezza. Ora che ha finito di lavare e aspirare il bagno, abbiamo fatto le prove con il sugo, un po' di olio e le briciole. Lo facciamo tornare alla base, facciamo pulire i mocetti e dopo vediamo che manutenzione bisogna fare. Così lo pulisco finalmente e lo vedrete risplendere e non così sporco e pieno di polvere. Ottimo. Ora guardiamo come fare manutenzione. Passiamo alla manutenzione classica ordinaria, che è la pulizia del robottino. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente pulire il robottino dalla polvere, qua attorno, davanti e sulla telecamera. Dopo lo togliamo dalla base di ricarica, lo giriamo e puliamo i sensori, sempre con lo Swiffer oppure anche con uno straccetto. Si può passare a manutenzione un po' più grande, togliere i pannetti, mettere lo sgrassatore, sciacquarli e lasciarli asciugare. Guardate all'interno dell'abitazione cosa mi tira su. Questo è ferro che ho dentro casa. Boh, vabbè. Questi li metto fuori ad asciugare. Dopodiché passiamo alla manutenzione un po' più, tra virgolette, straordinaria. Bisogna staccare la spazzola. In questo caso bisogna tirare in su e tiriamo via i capelli. Per fare questa operazione qua la Dreamy ci dà una spazzola che taglia i capelli che io ho prontamente perso. Qua non ha nessun senso per il montaggio, è un quadrato con una sede quadrata, basta solo centrare il buchetto e spingere. Passiamo alla spazzola, stesso problema per chi ha i capelli lunghi, da controllare almeno una volta al mese. Ecco, si toglie la spazzola e come vedete in mezzo sul silicone non c'è niente, si tira e si scollega il supporto alla spazzola. Non vi spaventate, io per fare questo video ho aspettato 3 mesi, quindi questi sono 3 mesi di capelli non tolti, non perché la faccio una volta ogni 3 mesi, ma perché volevo farvi vedere per bene quanto sporco ci può essere dietro a un robottino aspirapolvere. Stessa cosa di qua, togliamo tutti i capelli. Fatto ciò, vi faccio vedere anche come è fatta all'interno. C'è della gomma a piuma che riesce ad adattare la forma della spazzola in base anche alla superficie. Rimontiamo il tutto, si incastrano queste due linguette qua sotto e si fa fare clic al supporto. Altra manutenzione da fare è su questa parte qua. Io smonto il serbatoio, come vedete c'è dello sporco, io vado ad aprirlo e a togliere manualmente lo sporco che si è incastrato all'interno. Apro lo sportellino e sbatto il filtro e se avete un compressore potete anche soffiarlo. Dopodiché rimonto il tutto e la parte del robottino aspirapolvere è fatta. Ovviamente il robottino va fatta manutenzione in base a quanto lo utilizzate. Io che lo utilizzo abbastanza, vi faccio vedere quanto. Ho fatto 392 cicli con 19.500 minuti di utilizzo e 10.000 metri quadri, quindi faccio manutenzione abbastanza spesso e non ho mai avuto problemi con un utilizzo così intensivo. Ora che abbiamo visto la manutenzione classica più semplice da fare sul robottino, facciamo manutenzione su quell'obbrobrio sporcizia del piatto di lavaggio. Come prima cosa bisogna mettere il robot sulla stazione di ricarica, poi andare su impostazioni, scendere più funzioni e pulire manualmente la base della piastra di lavaggio. Via. Allora, avvia. Avvio della pulizia della base della piastra di lavaggio. Come vi dicevo, il robottino in automatico si toglie. Togliamo l'asse di lavaggio che è sporca, ma lo facciamo direttamente noi dopo. L'acqua pulita inizia a defluire. Qua abbiamo la lineetta che aggiorna a che punto è e come vedete l'acqua sta defluendo da questi fori qua.
ed è anche calda. L'acqua pulita è terminato. Attendere 10 secondi. Quindi pulire la stazione base dopo che lo sporco è stato assorbito. Utilizzare una spazzola o un panno per pulire la parte inferiore della stazione base entro 20 secondi. Poi le acque reflue saranno pompate fuori automaticamente. Spingere lo sporco verso la porta di pompaggio. Il processo di pompaggio. Ok, come avete potuto vedere è molto semplice perché poi lo stesso robottino vi dice quando e cosa fare nel momento giusto. Se utilizzate i giusti prodotti, lo sporco dalla base di ricarica e anche dal piatto si toglierà molto facilmente e questo sarà il risultato. Bello pulito, questo si può anche staccare, quindi pulirlo ancora di più, e una bella pulizia con la loro spazzola verrà così. Detto ciò, è una rottura di coglioni? Sì, assolutamente. L'unica cosa che vi dico è che queste sono proprio le cose che dovete fare quando volete, quando avete tempo e quando si sa che va fatto. Ora guardiamo lo sporco che ha raccimolato in queste due pulizie. Altra manutenzione, ovviamente svuotare anche il serbatoio dell'acqua sporca il prima possibile per evitare sedimentazione dello sporco e quindi uno strato molto difficile da togliere se non pulendolo a mano. Oltre a queste manutenzioni si possono acquistare anche ricambi che io ho fatto. Dopo un anno ho sostituito la spazzola laterale, ho sostituito il filtro d'aria. Il sacchetto l'ho utilizzato per adesso, l'ho sostituito, scusate, 2 volte, quindi sono al terzo sacchetto con tutte quelle ore di utilizzo. È una casa di circa 80-100 metri quadri, ecco, dipende da quale stanze faccio pulire di più, quindi la sostituzione del sacchetto è veramente rara, diciamo. Chiaro che è un giocattolo abbastanza costoso, sicuramente si può fare a meno, però avendolo già avuto tornare indietro è difficile perché è molto comodo, ci dà la possibilità di magari lavare casa solo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi ed è una grandissima comodità. Chiaro, non lava e non aspira come un aspirapolvere passato a mano, però aiuta molto anche a tirare su la polvere, a mantenere una casa sempre pulita. Io ho avuto un altro robottino prima, come vi dicevo all'inizio video, ed era un Ecovacs, che però ho riscontrato subito problemi con la mappatura. Il precedente Ecovacs, che vi lascio in descrizione, ma che sconsiglio per i problemi di mappatura che hanno tutti gli Ecovacs, non era proprio il massimo perché bisognava appunto riempire il serbatoio e quindi tenerlo costantemente riempito. Metterci il sapone a mano, il pannetto andava pulito a mano, quindi una volta ogni 2-3 volte che facevo la pulizia dovevo pulirlo manualmente. Se volevo far passare il mocio dovevo installarlo, se invece volevo fare solo aspirazione dovevo toglierlo fisicamente, se volevo far passare prima uno e poi l'altro dovevo disinstallare il mocio, far passare l'aspirazione e dopo installare il mocio, ma comunque mi passava l'aspirazione, quindi era un po' limitante. Secondo me molto meglio questo, ovviamente costava il doppio, uno 400 e l'altro 800, ma adesso come vi dicevo si trova a 600-700 euro, non è male questo prezzo. Chiaro che è un prezzo elevato, fate voi i vostri conti per le vostre esigenze, se questo è troppo poco. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato utile. Sottolineo che non si sia magari perso all'inizio video che questa è solo la mia esperienza, non sono sponsorizzato da Ecovacs, tutti i soldi spesi, quindi questa è la mia esperienza, non è obbligatorio avercelo, è una spesa superflua, però è comodissimo avercelo, quindi questa è la mia esperienza. La possibilità di fare quello che volete con questo in ambito della pulizia della casa è nettamente superiore a qualsiasi altro robottino aspirapolvere. Ve lo super consiglio e anche per il tempo che vi riesce a dare, perché dovete investirne meno e a pulire casa, ecco. Quindi come vi dicevo prima, se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, risponderò il prima possibile.
Spero di essere stato esaustivo, il video sarà durato un sacco perché sono circa 3 ore che giro questo video, quindi dovrò condensare moltissimo tutto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi video.